Questa settimana l'Arte del Vangelo presenta la resurrezione di Gesù. Cominciamo con l'opera di Eugène Burnard. I discepoli Pietro e Giovanni corrono verso la tomba la mattina della resurrezione, realizzata nel 1898 e ora al Museo d'Orsay a Parigi, in Francia. Pittore svizzero vissuto tra il 1850 e il 1921, qui un suo autoritratto, Burnand realizza in questo quadro la sua opera forse più riuscita. Vissuto sia in Italia che in Francia, passa da delicate opere come le Spigolatrici all'arte sacra. È l'alba di Pasqua. I discepoli hanno appena ricevuto l'annuncio delle donne: Gesù è risorto. Burnand sceglie un taglio cinematografico ante litteram, una sorta di piano americano in cui Pietro e Giovanni decidono di andare a vedere e corrono ansiosi e turbati, in un misto di sentimenti che li attraversano in contemporanea: speranza e incredulità, gioia e timore. Giovanni incrocia le mani sul petto, Pietro ha gli occhi sbarrati, quasi umidi di pianto, e guarda dritto davanti a sé. Entrambi sono protesi in avanti, ad affrettare l'arrivo non solo con la corsa, ma soprattutto con il desiderio. Le colline sullo sfondo emergono dal buio della notte e sono bagnate dalla luce incerta ma a tratti scintillante dell'alba. Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Così Giovanni al capitolo 20, versetto 2, riporta le parole di Maria Maddalena. E così commenta questo passo evangelico l'Università della Santa Croce. Quel vuoto, quell'assenza inattesa, quella scomparsa si tramuterà poche ore dopo in annuncio inedito, mai ascoltato prima nella storia del genere umano. Gesù è apparso vivo ai suoi discepoli, si è lasciato toccare, ha conversato ed ha mangiato con loro. Gesù è risorto dai morti. Lo stupore che Burnand immortala nella tela non è ancora lo stupore di fronte al risorto, bensì quello di fronte a un evento che chiede di essere interpretato, un evento che Pietro e Giovanni, tuttavia, già intuiscono sarà in grado di cambiare l'intera storia umana. Di Tiziano presento il Polittico Averoldi, realizzato tra il 1520 e il 1522, un olio su tavola, presso la Collegiata dei Santi Nazario e Celso a Brescia. L'opera fu commissionata a Tiziano da Altobello Averoldi, all'epoca nunzio apostolico a Venezia. Averoldi chiese una pala d'altare a comparti, un modello ormai desueto, per la chiesa dei Santi Nazario e Celso. Tiziano ne fa però una composizione fortemente unitaria. A sinistra il committente e i due martiri dedicatari della chiesa sono immersi nella stessa oscurità che avvolge i soldati di guardia. Al centro Tiziano lumeggia la luce dorata del mattino di Pasqua, che si diffonde sul profilo di una chiesa. La luce maggiore proviene dallo stesso Cristo risorto,
la cui mano indica la madre, mentre dirige lo sguardo verso San Sebastiano. Sullo sfondo un angelo conforta San Rocco, patrono dei viandanti. Assieme a San Sebastiano, anche San Rocco è invocato nella pietà popolare contro le epidemie. A sinistra, in alto, l'arcangelo Gabriele regge un cartiglio con l'annuncio a Maria: Ave, grazia plena. La Vergine si porta la mano al cuore e volge lo sguardo in basso verso i soldati e lo stesso committente. C'è un continuo intrecciarsi di rimandi. Tempi e spazi si contraggono in un nucleo originario. L'Annunciazione si lega alla Resurrezione. L'intercessione di Maria e dei Santi collega la luce divina con l'oscurità della storia umana. Nazario, in piedi con il manto rosso, volge le mani verso Gesù e guarda il committente, legando in una dimensione comunitaria la fede dei cristiani. Viviamo di reciproca intercessione davanti all'evento impensabile della resurrezione. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 1-9.